Ci sono luoghi che non chiedono il permesso per toccare la nostra anima, luoghi che sembrano sussurrare storie che il mondo ha dimenticato. E oggi sentirai questo richiamo. Immagina un mare così blu da sembrare una sfida allo stesso cielo, isole che brillano come gioielli antichi, montagne che custodiscono segreti forgiati dalla creazione divina e città che hanno resistito al peso dei millenni. Questa è la Grecia, il paradiso mediterraneo, che insiste a restare vivo. Qui ogni pietra racconta una storia, ogni onda rivela un frammento del passato e ogni vento sembra trasportare memorie che si rifiutano di svanire. La Grecia non è solo una destinazione. È un invito a percepire la vita con lo sguardo di chi si concede di sentire. E forse hai già provato qualcosa di simile, quando abbiamo esplorato l'Atlantico del Nord, nel nostro ultimo episodio, le balene, i vulcani, le forze che plasmano l'impossibile, e oggi seguiamo lo stesso impulso di scoperta. Ma qui, nel Mediterraneo, la creazione ha scelto un'altra strada. Invece della forza bruta, ha scolpito la delicatezza. Invece del caos, ha modellato l'armonia. Ed è questa armonia che stai per contemplare da questo momento in poi. La Grecia si trova nel sud-est dell'Europa, bagnata dai mari Egeo, Ionio e Mediterraneo. Conta poco più di 10 milioni di abitanti, distribuiti tra montagne, valli e isole che superano i 6.000 frammenti di terra. Sono circa 130.000 chilometri quadrati, segnati da confini con l'Albania, la Macedonia del Nord, la Bulgaria e la Turchia, un paese piccolo sulla mappa, ma immenso nella storia e irresistibile nell'anima. Nel corso di questo documentario attraverserai regioni dove i villaggi contano appena 1.000 o 2.000 abitanti, isole separate da poche decine di chilometri e paesaggi che sembrano essere stati scolpiti nella prima alba del mondo. A proposito, prima di proseguire, verifica di essere già iscritto qui sul canale Il Nostro Pianeta, così ti assicuri di continuare a viaggiare con noi e aiuti questo contenuto a raggiungere chi ha bisogno di questa ispirazione. Ora, fai un respiro profondo. Il mare blu dell'Egeo sta per rivelare molto più della bellezza, custodisce risposte e conserva memorie che hanno cambiato la storia dell'umanità. Nei prossimi istanti metterai piede nel punto in cui tutto ha avuto inizio. La città che stai per visitare non è stata sconfitta dal tempo, lo ha sfidato ed è ancora viva. È lì che il nostro viaggio attraverso la Grecia si risveglia davvero. Atene, la città che ha sfidato il tempo. Atene si trova nella regione dell'Attica, nel sud della Grecia. È circondata da montagne che la proteggono da millenni, Imetto, Pentelico e Galeo. E a sud, il mare che ha scelto di raccontare storie al vento. Con quasi 4 milioni di abitanti nell'area metropolitana, Atene è il più grande centro urbano del paese. Ma curiosamente, le sue strade moderne nascondono interi strati di civiltà. Letteralmente, scavi un marciapiede, trovi un secolo. Qui,
Il passato non dorme. Osserva, respira, ti aspetta. Fondata oltre 3000 anni fa, Atene è una delle città continuamente abitate più antiche della Terra. Ad ogni passo cammini su pagine che hanno plasmato il mondo occidentale. Filosofia, democrazia, scienza, arte, tutto è cominciato qui. E sulla cima della roccia sacra, l'Acropoli domina l'orizzonte, 150 metri sopra la città. Un altare naturale scolpito dal creatore, solido, preciso, come se sapesse di dover sostenere idee capaci di attraversare i millenni. Il Partenone, dedicato alla dea Atena, si erge dal V secolo prima di Cristo. Costruito con il marmo del Monte Pentelico a 16 chilometri da qui, un marmo così bianco da sembrare assorbire la luce e restituirla in oro al tramonto. L'intero complesso fu realizzato in meno di 15 anni, un'impresa quasi impossibile per l'epoca. E nonostante ciò, ogni blocco venne posato con precisione millimetrica, come se mani invisibili guidassero l'opera. Un matrimonio tra tecnica e ispirazione divina. Scendendo dalla roccia sacra si incontra l'Agorà, il cuore sociale della città. Qui Socrate camminava, interrogava, provocava. È il luogo in cui il pensiero divenne strumento e la parola potere. L'Agorà era molto più di un mercato. Era il laboratorio delle idee, dove i cittadini discutevano di leggi, vita, filosofia, futuro. Se all'epoca fosse esistita la tecnologia, forse il primo grande dibattito pubblico dell'umanità sarebbe nato proprio qui. Camminare per Atene è come aprire un libro scritto nella pietra. Ad ogni angolo un ricordo di ciò che siamo stati, ad ogni colonna un monito di ciò che possiamo ancora diventare, e anche nel traffico moderno c'è qualcosa di invisibile che aleggia nell'aria, un silenzio antico. Ed è curioso, Atene, pur caotica, continua a ispirare serenità, forse perché sa equilibrare il peso della sua storia con la leggerezza della sua gente. Templi, caffè, rovine, metropolitane, tutto coesiste, senza sforzo. Se guardi la mappa, Atene è il cuore di una rete marittima che raggiunge quasi tutte le isole greche. Dal porto del Pireo le navi partono ogni giorno verso destinazioni distanti appena 20-30 chilometri l'una dall'altra. È come se il mare collegasse mondi che continuano a vivere secondo il proprio ritmo. Prima di lasciare Atene, fai un semplice esercizio. Immagina questa città all'alba, la luce soffusa, la brezza tiepida, i templi che si risvegliano, e chiediti quante storie pensi che queste pietre abbiano già visto. E ora stiamo per dirigerci verso un luogo in cui il fuoco ha plasmato il paesaggio. Una destinazione nata da un'esplosione colossale che ha trasformato il Mediterraneo per sempre. Il nostro viaggio continua e l'orizzonte comincia a cambiare.
Santorini, lo scenario dipinto dal fuoco. Santorini nacque da un'esplosione colossale, una forza così intensa da riecheggiare attraverso i continenti. Circa 3600 anni fa, il vulcano di Thera collassò e il Mediterraneo cambiò per sempre. Ciò che rimase fu questa gigantesca caldera, una ferita aperta che il mare colmò di azzurro. Oggi i suoi bordi scoscesi raggiungono i 300 metri d'altezza, come mura innalzate dal Creatore per ricordare al mondo la propria fragilità. Santorini appartiene all'arcipelago delle Cicladi, un cerchio di isole che ruota attorno a Delo. Con appena 76 chilometri quadrati è piccola nelle dimensioni, ma immensa nella sensazione che suscita. Le sue case bianche emergono come conchiglie aggrappate alla roccia. Le finestre azzurre riflettono il cielo e la luce sembra sfiorare ogni cosa con una delicatezza soprannaturale, come se il tempo stesso avesse rallentato il passo. La capitale, Fira, riposa in cima alla scogliera. Da lassù le barche sembrano giocattoli che galleggiano su un mare indecifrabile e quando il vento soffia pare portare con sé voci antiche che raccontano di quando tutto questo ardeva di fuoco vivo. Dall'altro lato dell'isola, Oia brilla come una poesia. Ogni sera centinaia di persone si fanno silenziose per assistere allo spettacolo del tramonto. E quando il sole tocca il mare, le case iniziano a risplendere, come se respirassero insieme. Curiosamente, l'isola continua a vivere nel suo interno. L'attività vulcanica non si è mai fermata, riposa soltanto monitorata da scienziati che studiano minimi cambiamenti del suolo. Santorini respira, ha sempre respirato. Nelle piccole isole di Nea Kameni e Palea Kameni, formate da eruzioni recenti, la Terra è così giovane da sembrare appena uscita dalle mani del Creatore. Lì l'odore di zolfo ricorda che l'isola è un gigante addormentato. E forse è per questo che così tante persone tornano. Quasi 2 milioni di visitatori ogni anno cercano qualcosa che non sanno nominare, una pace, un silenzio, la sensazione che tutto sia esattamente dove dovrebbe essere. A proposito, se questo paesaggio ha già risvegliato qualcosa dentro di te, verifica di aver lasciato il like a questo video. È un gesto semplice, ma aiuta il canale e il nostro pianeta a continuare a portare questi luoghi nel mondo e a portare il mondo fino a te. Ora osserva il mare. Sembra calmo, ma custodisce storie profonde. Le stesse onde che oggi accarezzano l'isola hanno trasportato navi minoiche, fenicie, romane, civiltà che attraversarono queste acque in cerca di misteri.
E se guardi attentamente, noterai come qui tutto sia simbolo. La luce che rinasce, il fuoco che dorme, l'azzurro che abbraccia l'orizzonte. Santorini è memoria e promessa. Ma il nostro viaggio continua. Ora ci dirigiamo verso un'isola dove il vento è sovrano, dove ogni raffica racconta storie di marinai, navigatori, mercanti. Un'isola che vive in movimento e custodisce segreti nell'aria. Stiamo per lasciare il fuoco alle spalle e navigare verso un luogo plasmato dal vento, una destinazione che porta nel petto i segni dell'avventura mediterranea. La linea dell'orizzonte cambia, il suono del mare si trasforma e un nuovo capitolo della Grecia si avvicina. È tempo di sentire il vento che ha custodito storie per secoli e che ora soffia verso di te. Mykonos, il vento che custodisce i segreti del Mediterraneo. Mykonos è il territorio in cui il vento decide il ritmo della vita, un'isola plasmata dal soffio costante del mare Egeo. Situata a 150 km da Atene sembra piccola, ma il suo spirito attraversa i secoli. I venti meltemi, provenienti da nord, sono i veri architetti dell'isola. Soffiano con forza d'estate, potendo raggiungere i 50 km/h, ed è grazie a questi venti che gli antichi marinai riuscivano a navigare tra le Cicladi. Per questo Mykonos divenne un faro del Mediterraneo, un punto strategico per le rotte marittime fin dal X secolo prima di Cristo. Ogni corrente d'aria trasportava storie, miti e voci di terre lontane che riecheggiavano nei suoi porti. E sulla cima della collina appaiono i celebri mulini a vento. Costruiti nel XVI secolo, erano fondamentali per la macinazione del grano che nutriva non solo l'isola, ma intere navi in lunghe traversate. Oggi sono cartoline, ma un tempo furono motori di sopravvivenza, il legno che gira, le pietre che scricchiolano, il vento che canta. Tutto questo costituiva il battito economico dell'isola. E se cammini tra i vicoli bianchi di Kora, noterai qualcosa di curioso. Le strade sono strette e tortuose, non per caso. Furono progettate per confondere i pirati che attaccarono Mykonos per secoli. Pirati arabi, veneziani, ottomani, tutti tentarono di dominare questo punto strategico, ma l'isola resistette e la sua gente imparò a proteggere ogni angolo, ogni porto, ogni casa bianca bagnata di luce. Ed è qui che nasce la nostra bioparola segreta.
un simbolo di questo capitolo, un'essenza che attraversa miti, venti e memorie del Mediterraneo. La parola è Egeo. Commenta soltanto Egeo per segnare che sei arrivato fin qui. Ora osserva il mare. È così limpido da lasciare intravedere le ombre di antiche navi sotto la superficie. È come se il tempo si depositasse a strati e ogni onda rivelasse un segreto addormentato. A Mykonos i pescatori escono ancora all'alba. La luce sfiora il mare e il vento porta con sé l'odore del sale e delle storie che il mare non è riuscito a trattenere. Qui tutto sembra mistero, ma sembra anche casa. A proposito, se stai apprezzando il viaggio, verifica di essere già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Così continuerai a ricevere destinazioni come questa, ricche di storia, bellezza e di quella sensazione di viaggiare con il cuore aperto. Mykonos è un luogo di passaggio, un ponte tra mondi, ed è forse questo che affascina così tante persone. Qui la Grecia antica dialoga con la modernità e il vento fa da messaggero tra ieri e domani. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Siamo a pochi chilometri da un'isola segnata dagli enigmi, un regno antico, una civiltà misteriosa, un luogo in cui i miti hanno preso forma e le storie camminano sulle pietre. Quando il vento cambierà direzione, ci dirigeremo verso una terra più grande, più antica, più profonda, un'isola che custodisce labirinti, re, mostri e segreti che hanno plasmato l'immaginario greco. L'aria si fa più densa, il mare cambia colore e il Mediterraneo apre la strada al nostro prossimo destino. Il viaggio continua e ora è tempo di entrare nel territorio degli antichi labirinti. Creta, l'isola dei labirinti antichi. Creta è la più grande isola della Grecia, un territorio di oltre 8.000 chilometri quadrati, bagnato da mari di un blu profondo. La sua geografia unisce montagne aspre, pianure fertili e storie che riecheggiano dall'alba della civiltà europea. Fu qui che fiorì la civiltà minoica, considerata la più antica d'Europa, più antica di Atene, più antica di Roma. Un popolo che dominava la navigazione, il commercio e costruiva città quando il resto del continente stava ancora nascendo. Il cuore di questo mondo antico pulsa a Cnosso, il palazzo labirintico del mitico re Minosse. Con oltre 1000 ambienti sembrava sfidare ogni logica architettonica. I corridoi si incrociavano, le sale si aprivano come enigmi. È da qui che nacque la leggenda del Minotauro, la creatura metà uomo,
metà toro, che vagava in un labirinto senza fine. La mitologia può essere simbolica, ma Cnosso è reale e camminare tra le sue rovine provoca un brivido difficile da spiegare. Curiosamente, il palazzo non aveva difese. Niente mura, niente torri. I minoici credevano che la loro potente flotta navale fosse l'unica protezione necessaria ed era così rispettata che nessuna città osò sfidare Creta per secoli. Gli affreschi rinvenuti a Cnosso rivelano un popolo sofisticato. Atleti che saltano sopra i tori, donne ornate di gioielli, marinai che solcavano il Mediterraneo. Tutto questo oltre 3500 anni fa, ancora prima che nascesse la scrittura greca. E come ogni grande civiltà, anche Creta affrontò l'imprevisto. Il collasso minoico potrebbe essere stato causato dalla stessa eruzione che distrusse parte di Santorini. Il mare avanzò, le città tremarono e un'era finì. Ma Creta rinacque. Dalle sue rovine emersero nuovi popoli, nuovi porti, una nuova cultura. Oggi l'isola ospita oltre 600.000 persone che vivono tra spiagge cristalline e montagne che sfiorano le nuvole. I monti Ida e Dicti custodiscono grotte sacre. La mitologia racconta che Zeus nacque in una di esse, nascosto dall'ira di Crono. Al di là delle credenze, è impossibile non provare qualcosa osservando il silenzio di queste valli. E se esplori la costa di Creta, incontrerai porti veneziani, spiagge rosate e acque dai toni che variano tra il turchese e il cristallo. Ogni curva svela un nuovo paesaggio, una nuova storia, una nuova memoria custodita dal mare. A proposito, una curiosità: la città di Eraclion, la più grande dell'isola di Creta, rimase sommersa per secoli. Terremoti e maree la inghiottirono lentamente. Solo di recente gli archeologi hanno iniziato a svelare i segreti nascosti sotto le onde. Ed è questa fusione di mito e realtà a rendere Creta così unica. Qui scienza e leggenda camminano fianco a fianco. La geologia spiega ciò che può, il resto è affidato all'immaginazione. A Chania, nell'ovest di Creta, la storia cammina sul mare. La promenade costeggia l'antico porto veneziano, dove facciate colorate si riflettono sull'acqua calma. I passi risuonano sulle pietre antiche, le barche oscillano dolcemente e il tempo sembra scegliere un ritmo più lento. Qui ogni costruzione porta con sé strati di passato, archi veneziani, influenze ottomane, case neoclassiche, tutto convive in una silenziosa armonia. Il faro sullo sfondo osserva da secoli come un paziente guardiano della costa cretese. Camminare sulla promenade di Chania significa sentire Creta da vicino. Caffè semplici, conversazioni a bassa voce, l'odore del mare mescolato all'olio d'oliva fresco.
Non c'è fretta, solo la sensazione che lì la vita scorra al ritmo giusto, senza chiedere nulla in cambio. E quando il porto resta alle spalle, il mare torna ad aprirsi. Davanti un'altra isola appare all'orizzonte, un luogo dove il marmo prende forma di mito e antichi portali continuano ad attendere in silenzio chi arriva con lo sguardo attento. Ora osserva l'orizzonte, inizia a cambiare, il mare si fa più calmo, i colori si addolciscono e il Mediterraneo sembra preparare lo spirito a un'isola dove i miti restano vivi nella quiete della vita quotidiana. Stiamo per lasciare questa terra di labirinti antichi. Davanti a noi emerge un luogo dove il marmo, la fede e la semplicità dei villaggi diventano poesia. Proseguiamo ora verso un'isola che unisce storia, paesaggio e un silenzio che sembra dialogare con il cuore. Un'isola che respira tradizione e custodisce portali verso il passato. Naxos, l'isola che respira ancora il mito. Naxos è la più grande delle isole delle Cicladi, una terra dove le montagne si innalzano tra valli fertili e il bagliore del marmo sembra illuminare il suolo stesso. Qui il mito e la vita quotidiana convivono con naturalezza, come se non si fossero mai separati. Con 440 km quadrati, Naxos è un colosso nel cuore dell'Egeo. Le sue strade serpeggiano tra le montagne, collegando villaggi con secoli di storia, e ogni curva rivela campi verdeggianti, una rara eccezione nell'arido arcipelago delle Cicladi. La città principale, Chora, custodisce uno dei simboli più iconici dell'isola, la Portara. Un gigantesco portale di marmo, dal peso di oltre 12 tonnellate, eretto intorno al VI secolo prima di Cristo. Guarda verso il mare, come se stesse aspettando qualcuno. Si dice che questo portale fosse l'ingresso di un tempio dedicato ad Apollo. Il tempio non fu mai completato, ma la Portara rimase sfidando venti, tempeste, invasioni, e oggi è diventata l'immagine simbolo che accoglie i viaggiatori con una presenza quasi divina. Addentrandosi nell'entroterra, Naxos rivela la sua anima agricola. Qui si producono formaggi rinomati, olive robuste e uno dei mieli più profumati della Grecia. I villaggi come Halki e Apirantos sembrano dipinti viventi, intatti nel tempo. Apirantos, in particolare, è unica. Le sue case sono costruite quasi interamente in marmo, una rarità assoluta nel Mediterraneo. I vicoli stretti brillano sotto il sole, creando una sensazione di purezza, come se la luce avesse scelto di abitare lì. E ci sono anche le tradizioni. A Naxos antiche danze sono ancora vive, echeggiando storie di popoli che attraversarono queste acque secoli fa. La musica risuona e tutto sembra scorrere con naturalezza, come se l'isola ricordasse chi è sempre stata. A proposito, vale la pena verificare se sei già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Così ti assicuri di non perdere le prossime destinazioni.
e continui a viaggiare con noi attraverso questi paesaggi che uniscono storia, bellezza e anima. Naxos custodisce anche misteri archeologici. A Flerio, 2 colossali statue incompiute, alte più di 5 metri ciascuna, giacciono distese da millenni. Nessuno sa con certezza perché siano state abbandonate, né chi rappresentassero. Il marmo dell'isola, considerato tra i più puri della Grecia, è stato utilizzato per sculture, oggi esposte in musei di tutto il mondo, e ciò che colpisce di più è che molte delle antiche cave sono ancora attive, mantenendo viva una tradizione che ha attraversato le ere. Poi arriva il crepuscolo. Il sole si immerge nel mare e la portara diventa una cornice perfetta per l'orizzonte. A ogni istante i colori cambiano e l'isola sembra sospirare, come se riconoscesse la propria bellezza. Ma il nostro viaggio prosegue. È tempo di dirigerci verso uno scenario che molti definiscono un miracolo del Mediterraneo. Una destinazione dove il mare raggiunge tonalità quasi incredibili, dove le scogliere proteggono spiagge nascoste e creature rare appaiono nelle acque cristalline. La Grecia custodisce ancora un segreto. Il mare acquista profondità, la tonalità di blu si intensifica e la luce traccia nuovi sentieri sulle onde. Davanti a noi ci attende uno dei tesori più straordinari della Grecia. Preparati, perché il cuore del Mediterraneo sta per rivelarsi. Zakynthos, l'abisso azzurro del Mediterraneo. Zakynthos si trova a sud del Mar Ionio, un'isola dove chiare falesie precipitano su acque di un azzurro così intenso da sembrare scelto con cura nella creazione del mondo. Con poco più di 400 chilometri quadrati, è un tesoro compatto e potente. Il gioiello più celebre dell'isola è Navajo Beach, una baia nascosta, circondata da pareti di calcare che raggiungono oltre 200 metri di altezza. Il contrasto tra il bianco della roccia e l'azzurro fluorescente dell'acqua crea un'immagine quasi incredibile. Il nome Navajo significa naufragio. Deriva dalla nave mercantile Panagiotis, che si arenò qui nel 1980. Il relitto giace sulla sabbia, come se il mare avesse deciso di trasformarlo in parte del paesaggio. Un guardiano arrugginito di questo anfiteatro naturale. Il colore dell'acqua non è casuale. Il calcare delle falesie si dissolve in particelle minuscole, riflettendo la luce in modo unico. Per questo il mare qui sembra brillare dall'interno, come se fosse illuminato dal basso verso l'alto. Un effetto che la scienza spiega, ma a cui l'occhio non si abitua mai. Zakynthos è anche un santuario della tartaruga marina caretta caretta. Una specie che esiste da oltre 100 milioni di anni. Ogni anno ritornano sulle stesse spiagge per deporre le uova nella sabbia soffice. È un movimento silenzioso che ripete un copione scritto da Ere. Nel Parco Marino Nazionale di Zakynthos, i biologi monitorano nidi, tracciati, temperature, ogni uovo contato, ogni nido protetto. È come se l'essere umano per qualche istante riconoscesse il privilegio di custodire ciò che non ha creato. Navigando tra le Blue Caves,
Grotte scolpite dalla pazienza del mare, la luce entra da aperture strette ed esplode in riflessi sulle pareti. Rocce bianche, acqua di un blu elettrico. Tutto sembra respirare insieme, allo stesso ritmo. Nel corso della giornata questi colori cambiano. Al mattino l'azzurro è delicato. A mezzogiorno diventa quasi fluorescente. Nel tardo pomeriggio acquista profondità, come se il mare custodisse la luce per il giorno seguente. A Porto Limnionas, un braccio di mare stretto penetra nella roccia, creando un piccolo fiordo silenzioso. Le acque sono verdi e profonde. L'eco delle onde sembra provenire dall'interno della pietra. È il tipo di luogo in cui il tempo rallenta e con lui anche la mente. Poco più avanti Campi offre un belvedere naturale. Dall'alto delle falesie si può osservare il sole adagiarsi sullo Ionio. Il mare si tinge d'oro, le ombre si allungano e l'orizzonte sembra dissolversi lentamente. È uno di quei momenti in cui il mondo intero sembra stare dentro un respiro. Zakynthos è fatta di contrasti, abissi profondi e baie tranquille, vita selvaggia protetta e villaggi che restano discreti. È come se l'isola avesse imparato a equilibrare forza e delicatezza senza perdere la propria essenza. Quando il vento soffia più forte, il mare cambia consistenza. Arrivano onde più grandi, le tartarughe scompaiono per un istante, le barche correggono le rotte, tutto si riorganizza finché l'isola ritrova il suo punto di equilibrio. E mentre l'imbarcazione si allontana dalla costa, Zakynthos diventa sempre più piccola all'orizzonte, ma il colore del mare, quello resta. Si imprime nella memoria come un segno difficile da cancellare. Un promemoria silenzioso che la bellezza può essere assoluta. Davanti a noi il profilo della costa inizia a cambiare. Le falesie orizzontali lasciano spazio a forme più alte, più strette, quasi verticali, come colonne gigantesche che si innalzano dal nulla. Il paesaggio smette di essere solo mare e diventa anche altezza. Lasciamo alle spalle l'abisso azzurro e ci avviciniamo a un regno sospeso, un luogo dove i monasteri sono stati eretti sopra giganti di pietra, dove la fede si è ancorata a dirupi che fendono l'orizzonte. Nella prossima tappa del nostro viaggio, la Grecia mostrerà come le rocce possano toccare il cielo. Meteora, i mostri di pietra che toccano il cielo. Meteora si trova nella regione della Tessaglia, una valle in cui gigantesche colonne di roccia si innalzano verticalmente come torri di un altro mondo. Queste formazioni hanno circa 60 milioni di anni e sembrano più opere d'arte che semplici fenomeni geologici. Il paesaggio nacque dalla lenta erosione del vento, della pioggia e del tempo. Strato dopo strato, le rocce si assottigliarono, crescendo verso l'alto, fino a diventare questi pilastri monumentali che oggi dominano la valle. Sulla cima di questi giganti,
I monaci cercarono rifugio nel XIV secolo, edificarono monasteri sospesi a oltre 400 metri dal suolo, come se volessero avvicinare lo spirito alle altezze e allontanarsi dal mondo in guerra laggiù. Per raggiungere i monasteri non esistevano scale. I monaci salivano tramite corde e ceste, sollevate lentamente da carrucole. L'accesso difficile era intenzionale, un promemoria che la fede richiede sforzo, coraggio e abbandono. Oggi esistono 6 monasteri attivi. Il grande Meteoron è il più antico, cioè il più alto. Al suo interno affreschi bizantini illuminano pareti che sembrano toccare il cielo. La luce filtra delicata, come se rispettasse il silenzio del luogo. E qui, in questo scenario, è impossibile non percepire la presenza del Creatore. L'armonia tra pietra, luce e altezza suggerisce una cura invisibile, un proposito profondo. Queste colonne sembrano custodi, come se vegliassero sulla vita che pulsa laggiù. Nel pomeriggio il vento cambia e le ombre delle rocce si allungano sulla valle. La tonalità arancione avvolge ogni cosa, come se il sole stesse dipingendo l'addio del giorno. È uno spettacolo silenzioso, una coreografia naturale che si ripete da milioni di anni. E quando arriva la notte, Meteora si trasforma. Le rocce diventano scure come guardiani ancestrali e i monasteri brillano timidamente con le loro piccole finestre illuminate. La sensazione è quella di trovarsi davanti a un portale tra mondi. Oltre alla spiritualità, Meteora è ricca di biodiversità. Aquila volteggiano in alto, osservando la valle. Capre selvatiche scalano pareti impossibili. E tra le rocce, piante rare resistono ai venti della Tessaglia. E c'è una curiosità affascinante. Molti monasteri possiedono passaggi interni, scale segrete, sale nascoste, dove i manoscritti venivano custoditi. Questi luoghi conservano secoli di conoscenza e rivelano il valore che questi monaci attribuivano alla sapienza. Meteora è stata riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1988. Non solo per la geologia, ma per l'unione tra natura e spiritualità umana. Qui pietra e fede camminano insieme, in un equilibrio raro. Alza lo sguardo, ogni colonna sembra sfidare l'impossibile. Come possono strutture così fragili sostenere un'altezza tanto estrema? I geologi continuano a studiare. Eppure, Meteora conserva i suoi misteri. E camminando lungo i sentieri, il silenzio cambia forma. A volte è leggero, a volte profondo, ma mai vuoto. È il tipo di silenzio che parla a chi ascolta, il tipo di silenzio che la modernità ha quasi fatto scomparire. E poi arriva il momento inevitabile, lasciare Meteora alle spalle. Ma prima di farlo osserva la linea dell'orizzonte. Le rocce si abbassano lentamente, la pianura riappare e il cammino indica il nord della Grecia.
Stiamo per entrare in una regione dove le culture si sono mescolate per secoli, dove popoli diversi hanno lasciato segni profondi nell'architettura, nella musica e nel sapore della vita quotidiana. Un porto che ha accolto il mondo. Quando la valle resterà alle spalle, ci dirigeremo verso una città vibrante, storica, illuminata da luci e racconti che attraversano le epoche, un luogo in cui tradizione e modernità camminano fianco a fianco. Il viaggio continua e il Mediterraneo apre un nuovo capitolo. Salonicco, porto di storia e luci del nord. Salonicco, chiamata anche Tessalonica, è la seconda città più grande della Grecia. Un porto in cui le culture si sono incontrate per oltre 2000 anni. Fondata nel 315 a.C., nacque come collegamento tra il mare Egeo e le rotte che conducevano all'interno dei Balcani. Con oltre 1 milione di abitanti nella sua area metropolitana, Salonicco pulsa come un organismo vivente. La città moderna convive fianco a fianco con rovine romane, bizantine e ottomane. Ogni angolo rivela una memoria, ogni piazza custodisce strati di storia. La Torre Bianca, il suo simbolo più celebre, si erge di fronte al mare. Costruita nel XV secolo, servì come fortezza e punto strategico di difesa. Oggi osserva l'Egeo con serenità, come chi ha visto il mondo cambiare molte volte. Nella rotonda, uno degli edifici romani più antichi della città, mosaici straordinari brillano ancora sulle pareti. Qui il passato parla a voce alta. I dettagli dorati, le figure antiche, la geometria delle pietre compongono un dialogo silenzioso con il visitatore. Salonicco fu anche un importante centro ebraico. Prima della Seconda Guerra Mondiale, oltre 50.000 ebrei sefarditi vivevano qui. Arrivarono dopo essere stati espulsi dalla Spagna nel 1492 e costruirono una delle comunità più vivaci del Mediterraneo. Oggi musei e memoriali preservano questa eredità. Ma la città non vive solo di storia. Salonicco è giovane, creativa, musicale. Il suo lungomare di 5 chilometri, bagnato dal mare Egeo, accoglie residenti e viaggiatori ogni giorno. La brezza costante, i suoni, la luce, creano un'atmosfera che sembra celebrare il presente. E già che siamo qui, verifica di aver lasciato il like a questo documentario. Questo gesto aiuta il canale Il Nostro Pianeta a raggiungere nuovi spettatori e mantiene viva la nostra missione di portare storie come questa a chi ama viaggiare con l'immaginazione. Nella gastronomia, Salonicco è uno spettacolo a sé. Piatti come bugazza, souvlaki, pesce fresco e dolci orientali riflettono la sua mescolanza culturale. Sedersi a tavola qui è come attraversare secoli in pochi minuti. E quando il sole tramonta, la città cambia tono. Le luci si accendono, il mare si scurisce e il lungomare brilla come una collana dorata posata sull'Egeo. È uno dei tramonti più belli del nord della Grecia.
Camminando lungo l'avenida Nikis, è facile capire perché tanti popoli siano passati di qui. Romani, bizantini, ottomani, mercanti veneziani e viaggiatori da ogni parte. Salonicco è sempre stata un luogo d'incontro, un porto che accoglie. La città conserva anche i resti della via Egnatia, la strada romana che collegava Costantinopoli al mare Adriatico. Da qui passarono eserciti, mercanti, messaggeri imperiali. Oggi camminiamo noi, alla ricerca delle storie rimaste lungo il cammino. Nella parte alta della città il quartiere di Anopoli offre una vista che sembra eternare l'istante. Case colorate, strade strette e un silenzio che contrasta con il movimento sottostante. Dal belvedere si può vedere il mare abbracciare l'intera città. Man mano che avanziamo, i suoni diminuiscono. Una lieve foschia avvolge il lungomare, come se il Mediterraneo stesse preparando la transizione verso la prossima destinazione. Salonicco si congeda lentamente, come chi sa di aver lasciato il segno. E ora il viaggio si approfondisce. Dopo aver attraversato isole, porti e montagne, lo sguardo inizia a ricomporre i frammenti, paesaggi diversi, storie distinte, ma tutte indicano qualcosa di più grande. Il Mediterraneo sembra guidare il pensiero oltre i luoghi visitati. La luce cambia, il mare rallenta e l'orizzonte assume un silenzio diverso, non come una pausa, ma come una preparazione. È il momento in cui la Grecia smette di essere solo scenario e inizia a rivelare la sua essenza. Uno spazio in cui tutto ciò che è stato visto comincia ad avere senso e nuove connessioni si formano, senza fretta, senza avviso. La Grecia custodisce qualcosa che va oltre i paesaggi, una sensazione di profondità, come se ogni isola, ogni pietra, ogni soffio di vento portasse una storia troppo antica per essere ignorata. Qui il Mediterraneo sembra avere una memoria propria. Dal blu traslucido di Zakynthos al silenzio verticale di Meteora, passando per i vicoli di Naxos e per gli echi del mare Egeo a Mykonos, ogni luogo rivela un frammento di quest'anima. Una forza che ha modellato civiltà e continua a modellare chi passa di qui. In molti punti della Grecia la luce assume un comportamento curioso, si diffonde lentamente, come se stesse toccando ogni superficie con attenzione. Le montagne brillano per un istante, il mare risponde con riflessi timidi e tutto questo crea un'armonia che difficilmente si spiega solo con la scienza. Camminando in questi paesaggi è impossibile non pensare all'ingegnosità del creatore, dalla precisione delle falesie di Santorini alla grandiosità delle colonne naturali di Meteora. La Grecia sembra essere stata disegnata per risvegliare un tipo speciale di ammirazione, qualcosa di silenzioso, profondo. Eppure l'anima greca non risiede solo nella natura. Vive nelle voci che riecheggiano nei mercati, nel profumo dell'olio d'oliva fresco, nei passi che risuonano sulle strade antiche. La vita qui possiede una fermezza tranquilla, come se la semplicità fosse il vero lusso. Navigando tra le sue isole ci accorgiamo che ognuna custodisce un ritmo proprio. Alcune sono intense, altre serene, alcune provocano e altre accolgono. Questa diversità crea un Mediterraneo che respira come un grande organismo vivente. A proposito, vale la pena verificare se sei già iscritto qui al canale Il Nostro Pianeta. Così continuerai a ricevere documentari come questo, ricchi di paesaggi che ispirano, storie che attraversano i secoli
e momenti che trasformano il modo in cui guardiamo il mondo. Nel corso di questo viaggio abbiamo visto la forza delle acque, la resistenza delle rocce, la saggezza dei popoli e la bellezza che nasce dall'incontro tra fragilità e grandezza. L'anima nascosta della Grecia è proprio questa, un insieme di contrasti che restano in movimento. Forse è per questo che tanti viaggiatori tornano, perché la Grecia non si rivela tutta in una volta, consegna i suoi strati poco a poco, come chi si fida di chi osserva con calma, e a ogni visita una nuova scoperta si presenta silenziosa, inaspettata. E così proseguiamo, non verso la fine, ma verso la naturale continuità di questo viaggio, perché ogni luogo visitato apre porte verso luoghi ancora più grandiosi e ogni sguardo lanciato all'orizzonte risveglia nuove domande. La Grecia ci lascia immagini che restano, ma il viaggio non si ferma qui. Il mondo custodisce ancora paesaggi intatti, storie che pochi conoscono e luoghi capaci di risvegliare la stessa sensazione che hai provato finora. Tutto continua. Se questo documentario ti ha toccato, non puoi immaginare ciò che ti aspetta dopo. La tua prossima destinazione è già sullo schermo, ad attenderti. Clicca e continua con me, esplorando gli scenari più straordinari della creazione. Scopri lo straordinario in tutto il mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.